Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Mi raccomando, diventa anche tu un fatino o una fatina del cucito, quindi unisciti pure al nostro club. Io oggi ho una buona tisana, che è una tisana alla camomilla, perché in questo ultimo periodo non sto molto bene con il cortisolo, magari te ne parlo in un altro video, perché andiamo a visionare insieme Burda Style, che abbiamo già visto nel video precedente, però in questo video io ho scelto alcuni modelli della rivista e di questi alcuni modelli andremo a vedere quali sono le caratteristiche, diciamo, come puoi modificare il cartamodello, come lo puoi abbinare, anche il body shape, a chi starà bene quel modello piuttosto che un altro, in modo tale che piano piano vediamo quali sono i modelli che ci possono stare bene a seconda della nostra forma del fisico. Iniziamo subito. Il numero è questo, è Burda Style di maggio 2026. Cucire non è assemblare solamente due pezzi di stoffa, infatti io vorrei introdurre in questi video un po' chiacchiericci dove parliamo di moda, poi parliamo di psicologia, come di psicologia della moda, cioè l'abito è una piccola terapia, cioè anche il cucire, ma anche indossare un determinato abito è un atto di cura, il vestirci, oltre che noi cuciamo i vestiti da sola, ma questi video sono aperti un po' a tutti come messaggio di come l'abbigliamento possa essere psicologico, quindi possa mandare un messaggio psicologico. Metto i miei occhiali molto sobri, quindi oggi andiamo a visionare insieme nel dettaglio la blusa ampia numero 128, taglia dalla 34 alla 46 a 3 pallini di difficoltà, che è veramente meravigliosa. Te ne ho già parlato ovviamente nell'altro video, come ti ho già detto, quindi vai a guardare il video se non l'hai ancora visto. Andiamo a esaminarli insieme. Il modello è un modello iconico e romantico, lookbook e abbinamenti. Come puoi abbinare questa camicia? Secondo me sta bene sia indossata così come vediamo nella modella taloni, ma la vedo molto bene anche con un pantalone a sigaretta, per esempio nero, per un look per esempio minimal chic, oppure infilata dentro una gonna a ruota per uno stile diciamo più effetto vintage anni 50, che poi è adatta molto questo tipo di stile a una fisica clessidra. E andiamo appunto a parlare, quindi questo è il modo in cui lo puoi utilizzare. Tra l'altro lo puoi anche allungare e lo puoi utilizzare anche come un copricostume per l'estate, come un mini abito, lo puoi indossare con una cintura che è a casa, oppure una cintura per esempio realizzata con lo stesso tessuto con cui hai realizzato il modello. Per quanto riguarda la body shape, essendo un modello molto ricco, il segreto della body shape è il triangolo invertito, ideale per chi ha poco seno perché è molto voluminoso nella parte del davanti, come puoi vedere, conseguenza dà volume alla parte superiore del corpo. Perché con tutto questo plissé che aggiunge volume, chiaramente, ovviamente aggiunge volume dove serve, mentre il collo alto slancia il portamento. Il colletto rimane alto, quindi slancia il portamento. Il shopping dei tessuti. I tessuti diciamo consigliati sono il battista di cotone o il poplin finissimo. Deve essere un tessuto fermo ma leggero, mi raccomando, perché se tu utilizzi un tessuto troppo rigido, evita un lino pesante. Questo è un consiglio che ti do, perché il plissé perderebbe la sua definizione diventando troppo rigido. E adesso voglio parlarti un po' di psicologia. Il plissé che cosa ci comunica? Il plissé ci comunica, cioè indossare un qualcosa che ha il plissé, come in questo caso della camicia, ci aiuta a sentirci composte, anche se dentro di noi c'è un po' di caos. Quindi quando non ci sentiamo molto bene con noi stesse, siamo un po' agitate, ci dà quell'impressione, indossandolo, ci dà quel messaggio di sentirci più composte. E tu dirai, ma che stupidaggine, non è vero, perché scientificamente è provato che quando noi siamo di malumore non abbiamo voglia, per esempio, di sorridere. Ti faccio questo esempio, non abbiamo voglia di sorridere e io l'ho fatto su di me questo esercizio
nel momento in cui ero di malumore, ho provato a sforzarmi e sorridere. Nel momento in cui sorridi, fai questo esercizio di sorridere davanti a uno specchio. Quando tu sorridi, quando sei arrabbiato, quando sei molto arrabbiato è un po' difficile, però con il malumore, non sei un po' triste, prova a farlo e vedrai che subito il cervello riceve dei messaggi contrastanti rispetto a quelli che sta provando. Un messaggio come questa sta ridendo ti aiuta a stare un pochettino meglio. Bisogna un po' ingannarlo il cervello. Un altro modello che andiamo a guardare nel dettaglio oggi, poi fammi sapere se vuoi vedere questi video diciamo di approfondimento, magari scegliti un modello che non è essenzialmente in burda, che vuoi che io ti analizzi. Quindi un particolare modello di pantalone o un particolare modello di maglia, per esempio. Qua stiamo parlando di una maglia che è la numero 107, è una blusa, va dalla taglia 36 alla 48 ed è 3 palline di difficoltà ed è stata realizzata in raso. Questa è caratterizzata da uno scollo a V e rimane dritta, rimane una linea dritta. Per quanto riguarda il body shape, questo modello starà molto bene al mela e anche al rettangolo. Perché alla mela? Perché ha una linea, come puoi vedere, dritta, per cui la linea svasata nasconde dolcemente l'addome. Lo scollo a V è soprattutto indicato a chi ha un fisico a mela, perché tende a slanciare la figura, quindi essendo un modello morbido che non segna la parte, diciamo, più critica di un fisico a mela, che sono la pancia e i fianchi, non li mette in evidenza, quindi cade bella dritta. Poi tessuti, puoi utilizzare una viscosa, quindi tessuti molto leggeri, viscosa, crêpe de chine, se vuoi un effetto boho chic, oppure un cotone leggero. Evita però tutti i tessuti che sono sintetici, non traspiranti, soprattutto in estate, perché chiaramente il comfort deve essere la prima scelta, quindi un tessuto che sia leggero e che ci tenga fresco in estate. Come lo possiamo abbinare? Per quanto riguarda gli abbinamenti, secondo me sta benissimo, o come in questo caso, abbinato ad un paio di pantaloni sopra i jeans, oppure con degli short, per esempio in lino, per una vacanza al mare. Ecco, se vai in vacanza vanno benissimo anche indossati con un paio di short. In questo caso li vediamo indossati con una cintura. La cintura te la sconsiglio vivamente se sei una mela. Per quanto riguarda i tessuti, qui ovviamente devi utilizzare dei tessuti molto fluidi, punta su una viscosa, su un crêpe de chine, o poi provare anche su con un cotone leggero. Particolare è il fiocco nella manica. Questi dettagli, che siano dei fiocchi molto particolari, che danno proprio questa particolarità al capo, è un elemento di accessibilità dal punto di vista psicologico, perché dice agli altri sono una persona accogliente. Il capo perfetto, infatti, per esempio un colloquio di lavoro, un incontro dove vogliamo abbattere le difese. L'abito incrociato numero 112 va dalla taglia 36 alla 48 ed è a 3 pallini di difficoltà. Tra l'altro abbiamo anche la spiegazione illustrata step by step. Questo è un modello che starà soprattutto bene ad una clessidra, perché chiaramente la clessidra ha bisogno di mettere in evidenza la vita, perché valorizza le curve senza risultare volgare, perché ha questo drappeggio laterale che vediamo che attira l'occhio appunto sulla parte della vita. Quindi per quanto riguarda invece gli abbinamenti, sta bene sia con gli stivali, come in questo caso stivali alti, ma anche con un tacco medio e una borsa strutturata. È un abito che sta in piedi da solo, assolutamente, non servono troppi accessori. Per quanto riguarda i tessuti, puoi utilizzare un lino misto viscosa, è l'ideale, perché mantiene la struttura della parte del blazer, ma ha la morbidezza necessaria per il drappeggio. Evita tutti quei tessuti troppo leggeri, come il jersey molto sottile, che segnerebbe chiaramente ogni dettaglio, quindi togliendo eleganza a questo abito che è prettamente sartoriale. Indossare un capo come questo, dal punto di vista psicologico, ci indica che siamo molto coraggiose, cioè indice di un coraggio, perché mette in evidenza le curve.
quindi di conseguenza dobbiamo essere sicure di noi stesse e del nostro corpo, del nostro fisico, quindi è un esercizio, se vogliamo, di accettazione. Smettiamo di nasconderci, mettiamo in evidenza i nostri punti di forza, quindi occupare il nostro spazio, quindi nel mondo. Allora, pagina 12 e 13 abbiamo la giacca camicia numero 118, che va dalla taglia 36 alla 46 a 3 pallini di difficoltà ed è stata realizzata in denim. Ovviamente questa non è di facile realizzazione se stai iniziando a cucire, quindi te lo sconsiglio vivamente. Il body shape, indispensabile per un fisico, secondo me starà molto bene un fisico triangolo, perché le spalline e le tasche superiori portano lo sguardo in alto, quindi bilanciando otticamente i fianchi larghi. Per quanto riguarda i tessuti, io ti consiglio un gabardine di cotone o un denim leggero, deve avere un po' di corpo. Ovviamente ti consiglio di evitare tutto quello che è le sete, tessuti troppo cadenti, la giacca infatti perderebbe la sua funzione di armatura. Questi capi li voglio chiamare, dal punto di vista psicologico, li chiamiamo power dressing, perché nel momento in cui noi ci sentiamo vulnerabili nella vita, può capitare, anche insomma in periodi particolari della nostra vita, indossare una giacca che ha questo tipo di struttura ci dà anche una postura diversa. È come un abbraccio sincero che ti dice puoi farcela. Abbiamo terminato questo video e ho deciso di parlarti solo e unicamente di questi 4 modelli, perché sennò sarebbe veramente stato un video molto lungo. L'idea iniziale era quella di fare una consulenza su tutti i modelli, ma sarebbe stata veramente troppo lunga. Spero che questi video ti possano aiutare a capire quali sono i capi che ti stanno meglio. Il mio consiglio è quello di non scegliere un modello semplicemente perché ti piace, così magari indossata la modella. Il messaggio che vorrei inviarti è quello che non devi scegliere il vestito sia da comprare ovviamente, ma anche da cucire, non solo perché ti piace indossata la modella, perché va di moda, ma di scegliere quel modello che comunque ti sta bene, ti valorizza le tue curve, valorizza il tuo fisico, perché non tutti i modelli stanno bene a tutte. E parlo anche delle magre, perché uno può pensare booty shape, ecco, booty shape sono i classici abiti che sono consigliati a chi ha dei chili di troppo, a chi ha quella pancetta un po' così, a chi ha un sedierino importante. No, assolutamente. Il punto è questo, che questo tipo di scelta di abiti giusti sono indicati anche per le magrissime, quindi le magrissime classiche che hanno per esempio un fisico a rettangolo, quindi il fisico classico delle modelle di cui stiamo parlando. La modalità di scegliere il modello che può essere adatto a te non è perché tu hai dei difetti o io ho dei difetti, ma ogni corpo di noi donne è diverso, quindi perché non valorizzarlo con i vestiti? Quindi questi video che ti voglio fare hanno proprio l'obiettivo di aiutarti, se è possibile, nel mio piccolo, a scegliere proprio quell'abbigliamento che ti può valorizzare al massimo. Voglio farti una domanda: quale tra questi 4 modelli di cui abbiamo parlato oggi ti interessa maggiormente? Quali sono quelli che indosseresti di più in questo momento? E mi piacerebbe anche vedere nei commenti, mi piacerebbe veramente tantissimo, se mi spiegassi il motivo psicologico, cioè il perché in questo momento magari per te sarebbe adatto indossare un tipo di abito piuttosto che un altro, a seconda della tua situazione psicologica del momento. Sarebbe veramente arricchente, anche perché mi darebbe tantissimi spunti per i prossimi video che faremo. Vi leggo veramente tutte e vi rispondo a tutte, magari alcune in ritardo, mi perdo alcuni commenti, però io cerco sempre di rispondere a tutte, quindi mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Fammi sapere se questa tipologia di video ti può piacere, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!